In questo video ti racconto quello che secondo me devi tenere sotto controllo per il Black Friday se fai podcast, ok? Iniziamo. La prima cosa che ti consiglio di tenere sotto controllo è questa scheda audio, Universal Audio Vault 2, una scheda audio come puoi vedere ha due ingressi microfonici, ha una serie di, guarda, nel pannello posteriore c'è una porta USB-C, ci sono le uscite monitor, addirittura c'è il MIDI che se fai podcast non ti serve, ma è una scheda tutto sommato molto interessante perché come puoi vedere ha i gain, poi c'è questi preset vintage che puoi applicare direttamente sul canale, c'ha la possibilità di attivare ovviamente le 48 volt e monitorare in cuffia sia ciò che arriva direttamente dal computer sia ciò che stai registrando, e poi essendo combo jack questi puoi sia usare microfoni che strumenti, quindi puoi ad esempio usarne due microfoni oppure il microfono e una chitarra per esempio. Questo è uno strumento molto importante secondo me e suona veramente bene ed è quello più economico tra le tre che ti faccio vedere. La seconda è la SSL2, la scheda audio che utilizzo io, che come puoi vedere nel pannello di controllo è molto semplice perché ha ingressi microfonici anche in questo caso combo jack, quindi puoi attivare sia microfono e chitarra, due microfoni, insomma quello che vuoi. Nel pannello posteriore ha un'uscita cuffie, porta USB-C e ha soltanto due output, basta, non ha il MIDI, non ha altre cose. Come puoi vedere nel pannello frontale è molto semplice ma ha quel touch and feel dell'SSL che ha un fascino tutto particolare, molto comodo, anche il monitor mix tra input e USB, insomma è una scheda audio che io adoro, l'ho comprata, poi l'ho venduta, poi l'ho ricomprata perché non ho trovato un'altra scheda audio in questa fascia di prezzo migliore. La terza scheda audio che ti consiglio è questa, la Audient ID14 MK2. Quelle che ti sto consigliando sono tutte schede audio che hanno le stesse caratteristiche, quindi sempre due ingressi microfonici perché è meglio averne due per qualsiasi necessità, misurazione cuffie, possibilità di ascoltare le cuffie sia in monitoring per quello che stai registrando, sia ciò che viene dal computer. Basta, le funzionalità sono sempre le stesse, hanno tutti la 48 volt ovviamente. Ok, quindi queste sono secondo me le tre schede audio che potresti pensare di acquistare. Quindi partiamo da un 158, 198, 229. Ora, scegli quella che vuoi, lo so che è uscita anche la Focusrite quarta generazione, non lo so, non mi ha convinto fino in fondo. Ho visto diversi test, io non l'ho testata, ma ho visto diversi video, diversi test, anche abbastanza fatti veramente bene, non mi ha molto convinto, quindi io continuo a orientarmi su una di queste tre. Alternative. Se non vuoi utilizzare le schede audio per qualche motivo, perché ti muovi, quindi sei in giro o altro, secondo me una buonissima alternativa potrebbe essere questo, lo Zoom P4, costa 175 euro e che cos'è? È un registratore, io ce l'ho qui adesso, sto registrando con questo microfono dentro questo Zoom ed è un registratore digitale portatile a 4 tracce, quindi ogni traccia è separata dall'altra, puoi monitorare i gain, il volume, ha 4 pad, questi qui che vedi A, B, C e D, dove puoi aggiungere suoni, un po', è come se fosse un mini Rodecaster Pro, in versione veramente mini, tra l'altro questo può essere alimentato a batterie, ha 4 uscite cuffie, quindi come il Rodecaster, anche il Rodecaster ha 4 ingressi microfonici, 4 uscite cuffie, ognuno può regolare il volume delle cuffie come vuole con questi selettori qui sotto, insomma registra su scheda SD, è alimentato a batterie, puoi alimentarlo anche con un power bank, quindi assolutamente lo puoi portare dove vuoi. A me piace veramente tantissimo. Certo, come qualità non è paragonabile alle schede audio che ti ho fatto vedere prima, ma questo ha dalla sua la versatilità. Ok, quindi se ti serve qualcosa da portare in giro con te, sicuramente non puoi portare una scheda audio, ma questo sì. Quindi questo mi sento veramente di consigliartelo. Se vuoi qualcosa di più grande, più importante, io ti consiglio il Tascam Mixcast 4, che rispetto a Rodecaster Pro 1, versione 1, secondo me suona meglio. Anche al tocco, al tatto è più interessante. Costa 4,89, ma noi stiamo parlando di Black Friday, quindi probabilmente i prezzi scenderanno.
secondo me è molto interessante perché ha tutte le caratteristiche come il Rodecaster, quindi i 4 canali microfonici, c'ha la possibilità di aggiungere un telefono sia Bluetooth che via cavo, puoi ascoltare ciò che arriva dal computer, puoi aggiungere quello che vuoi, cioè veramente super versatile come strumento. Ha gli 8 pad, tutto un display molto grande, molto luminoso, i 4 controlli per le cuffie, registra su scheda SD, insomma è veramente un ottimo strumento. Anche questo rispetto allo Zoom P4 sicuramente suona meglio, ma entrambi rispetto alle schede audio non suonano così bene come la scheda audio dedicata, ok? Però dipende sempre da quello che devi fare. Se devi fare un podcast a più voci, vuoi fare tutto qui senza computer, caspita, è lo strumento giusto. Andiamo avanti. Microfoni. Allora, il primo microfono, quello super economico che mi viene da consigliarti per solo 46,99 €, ma vedo che c'è un coupon del 10% e probabilmente col Black Friday scenderà ancora di più, è questo Fideus, non so come si pronuncia, microfono che stai sentendo adesso. Questo qui è nella versione XLR, ma c'è anche la versione per 30 € in più USB XLR. Io ti consiglio sempre l'XLR perché dal mio punto di vista suona meglio e costa veramente poco. A me piace molto perché è un microfono molto scuro. Microfono molto scuro che assomiglia a questo, lo Shure MV7X. Questo costa intorno ai 190 € se non ricordo male. Ed è un microfono molto bello, è della Shure, quindi nulla da dire. Ha una tecnologia che si chiama, qui loro la chiamano isolamento della voce, Voice Isolation Technology, mi pare c'era scritto sulle istruzioni, perché io ho avuto questo microfono, ed è un microfono effettivamente che si comporta molto bene negli ambienti non acusticamente trattati. Siccome la maggior parte di voi non ha o non vuole avere, non capisco mai perché, un ambiente acusticamente trattato, questo microfono, così come il Fideus precedente, sono veramente utili perché sono microfoni dinamici. Scusa, stavo dicendo condensatore. Sono microfoni dinamici. Sicuramente 190 € contro i 47, ma 10% di sconto, insomma veramente c'è una bellissima differenza. Se sei all'inizio ti consiglio il Fideus perché comunque suona, lo stai sentendo, suona abbastanza bene. Se hai più soldi sicuramente un microfono di qualità come lo Shure, questo può essere sicuramente la scelta migliore, ma in assoluto, io lo dico sempre, in assoluto lo Shure SM58 è il microfono. Perché? Perché è un microfono incredibile. È un microfono incredibile, suona benissimo, rigetta tantissimo i rumori non voluti, quindi è focalizzato molto sulla voce, è piccolo, leggero, costa solo 100 € ed è uno dei microfoni più incredibili che siano mai stati prodotti nella storia dei microfoni. Quindi, certo, la forma non è figa come questo, come altri, ma la sostanza c'è tutta. Quindi, sinceramente, io, dovendo scegliere un microfono partendo da zero, avendo pochissimi euro, certo il Fideus costa 50 €, ma se vuoi una via di mezzo tra il Fideus e l'altro Shure, l'MV7X, secondo me questo qui fa veramente il caso tuo. Se invece hai uno studio di registrazione trattato, hai una stanza in cui hai messo almeno dei pannelli o delle coperte o altro, io ti consiglio dei microfoni a condensatore. E per i microfoni a condensatore io sono follemente innamorato della T-Bone, non solo perché ci collaboro, ma perché fanno dei microfoni pazzeschi che costano 2 lire. Esempio, il 400, questo qui è il più economico che c'è, costa solo 50 € ed è supercardioide. Supercardioide significa che è molto più focalizzato sulla parte anteriore, pochissimo su quella laterale e pochissimo su quella posteriore, quindi molto interessante soprattutto in ambienti non acusticamente trattati. Certo, è un microfono a condensatore, quindi molto più sensibile rispetto ai microfoni dinamici, però mi sento di consigliartelo perché per 50 € non trovi nulla di meglio. Se vuoi spendere qualcosina in più c'è la versione 600 che è esteticamente simile, identica al 400, soltanto che il 600 puoi scegliere tra pattern polare cardioide e omnidirezionale. Omnidirezionale significa che prende tutto intorno a te. Se vuoi avere un unico microfono per fare una ripresa panoramica potrebbe essere il caso, e su un lato ha uno switch, un filtro passa alto, quindi per eliminare tutte quelle frequenze bassissime che dove si annidano fondamentalmente rumori. Ok. Ancora, salendo un pochino di prezzo, l'SC 450, hai visto le review sul mio canale, se non le hai viste valle a vedere. Questo microfono, saliamo leggermente di prezzo, ma ti dà sempre il filtro passa alto, ma ti dà anche un attenuatore a meno 10 dB. Vediamo se leggo bene, meno 10 dB, un pad switch che serve appunto se riprendi non tanto la voce parlata, ma fonti sonore abbastanza importanti.
è cardioide ed è un ottimo microfono anche perché ha una capsula abbastanza grande. Ma l'ultimo, quello che è diventato il mio microfono per registrare cose vocali un po' più serie, è questo. Per 144 euro ti porti a casa un microfono che ha 3 pattern polari, quindi cardioide, che è quello che utilizzo io, figura 8 e omnidirezionale, e nel retro c'è che cosa c'è? C'è un low cut, un filtro passa alto appunto per tagliare, come ti dicevo prima, tutte quelle frequenze bassissime dove non c'è la voce ma ci sono soltanto rumori. Ed è un microfono veramente, veramente di qualità. Quindi io credo, ho finito questo video, credo che questi possano essere degli acquisti consigliati. Ovviamente avrei potuto consigliarti miliardi di altri prodotti, ma se hai esigenze particolari commenta questo video e io sarò felice di consigliarti lo strumento più adatto al tuo caso specifico, ok? Io ti ringrazio per aver guardato questo video e buoni acquisti con il Black Friday. Ciao!